bentornati a Creando con Mari. Quello che voglio farvi vedere oggi è un progetto realizzato grazie a questa rivista. È molto importante per me citare la fonte quando non sono progetti miei. Questo è il Katia Easy Night, sono tutti progetti con i ferri. È la numero 7, quindi se volete comprarla. È una rivista fatta davvero bene, soprattutto per le principianti, perché oltre ad avere molti progetti semplici, vedete, ne ha tanti, e il progetto che ho scelto io, ve lo faccio vedere, è questo cardigan. Come vedete nella rivista utilizza un filo di Katia molto colorato e ha un dettaglio della treccia sulla parte davanti destra ed è semplice sulla parte sinistra. E anche il sistema di spiegazione di questa rivista è molto semplice, perché oltre a spiegare tutto quanto, lo spiega tutto, e c'è anche lo schema per fare la treccia, c'è anche un'illustrazione grafica dove attraverso appunto questi colori fa capire tutte le taglie, tutte le cose da fare, eccetera. Ovviamente per chi non è abituato a utilizzare schemi per lavorare può essere un attimo complicato, ma basterà seguire le istruzioni per riuscire a fare tutto. Io solitamente mi faccio anche il mio foglietto, dove adesso vi farò vedere che ho fatto più avanti nel video. Io questo l'ho già realizzato, infatti è un po' pasticciato, ma adesso vedrete come ve l'ho spiegato. Tutte queste misure sono indicative, e quelle che dà la stessa rivista Katia, e da organizzare in base anche a le proprie misure. Quindi se io sono una M, però ho le braccia più lunghe, le braccia più corte, sono piccolina, sono bassina, ovviamente farò le misure in base a quello che è per me o per chi lo sto facendo. Oppure ho una M però alta 1,90 m, ovviamente magari il 56 cm di altezza della giacca non è sufficiente, quindi regolatevi anche in base al buon senso e alle misure che avete. L'ultima cosa che voglio dire, perché io non utilizzerò il filo di Katia ma un filo di un'altra marca, è che utilizza eccolo qua, si chiama il filato che utilizza proprio questo, di quella che vi ho fatto vedere, l'Inca color 132, colore 132, e utilizza 6 per la S, 6 gomitoli per la S, per la M e 7 gomitoli per la L, e poi per la L, scusate, e poi due chiusure a pressione, che sono due bottoni a chiusura a pressione, oppure potete anche utilizzare due bottoni normali, questo non è importante, oppure lasciarla aperta, perché è bella anche la giacca lasciata aperta. Utilizza i ferri numero 8, utilizzerò i 9, e per la treccia avremo bisogno anche del ferro ausiliario. Ok, io utilizzerò questo, ma potete utilizzare quello che vi pare, anche questo. Quindi ora vi lascio al tutorial. Mi sembrava doveroso farvi vedere la fonte, e magari ne faremo anche qualcun altro di questi, perché sono davvero bellini. E non c'è soltanto i ferri, ma c'è anche l'uncinetto. Dell'uncinetto c'è veramente poco, però questo è quello che andremo a fare. Però possiamo lavorarci, è una bella rivista. Ora faccio vedere, sono 39 modelli di autunno-inverno. Continuiamo adesso con il nostro tutorial e il nostro schema. Ed eccoci di ritorno. Per realizzare questo bellissimo progetto, quello che andrò a utilizzare io è il Bravo della Schatzmeier. Spero di pronunciarlo bene, ma non importa. Sono gomitoli da 50 grammi che io andrò a utilizzare insieme doppio. Farò tutto doppio, perché voglio questo effetto comunque bello caldo. E questo è un acrilico al 100%, non è molto costoso, è piuttosto economico come filato, ma rende veramente bene. Poi vi farò vedere già la parte che ho fatto io.
Diciamo, per utilizzarlo da solo potete usare l'uncinetto del 3 e del 4, ma anche i ferri del 3 e del 4, poi uno in base alla tensione del filo si regola. Questo è il colore 08379 e in 50 grammi ci sono 133 metri. Io vi dico, a me è piaciuto davvero molto lavorare questo filato perché nella relazione qualità-prezzo l'ho trovato buono, ecco. Poi cosa abbiamo? Abbiamo i ferri numero 9, che sono quelli che andrò a utilizzare io. Ho provato con l'8, non mi è piaciuto, non veniva molto morbido e ho utilizzato il 9. Voi fate il vostro campione, che adesso andiamo a fare insieme. Vi faccio vedere questo punto sabbia, che è veramente semplicissimo, ma proprio semplice, si sviluppa in 2 giri che sono uno più semplice di quell'altro. Quindi andiamo a fare il nostro campione, facciamo le nostre misure. Io vi ho già preparato tutte le varie misure dalla M alla L in modo tale da potervi regolare, ma come ben sapete io vi darò indicazioni per poterlo fare prendendo le misure giuste, con qualunque filato e qualunque tipo di ferri voi vogliate, per qualunque taglia. Quindi non vi preoccupate, andate avanti col video e tutto sarà semplice. Quindi iniziamo subito. Tirate fuori il filo dal centro, almeno provateci. Come vedete esce mezzo gomitolo, ma non importa perché poi sarà più comodo utilizzarlo. Quindi tirati fuori tutti e 2 i fili, li mettete insieme e lavorate normalmente. Allora io andrò a fare un campione con veramente pochi punti, non importa. Carichiamo i punti, quindi 10 punti, facciamo così. Vi faccio vedere come io anche misuro i punti da caricare. Per qualunque numero voi dobbiate caricare, lasciate una piccola codina e poi iniziate a contare lasciando morbido. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. A me basta questo filo qui per fare 10 punti, quindi faccio il cappio con entrambi i fili. Mi raccomando, all'inizio lo sentirete strano, ma è lavorare come un filo normale, e inizio a caricare i miei punti. Ok, quindi 1 2 3, non tirate troppo, 4 5 6 7 8 9 e 10. Questo punto, come vi dicevo, è un punto che si sviluppa in 2 semplici giri, quindi sarà molto semplice arrivare alla fine del lavoro. Quindi andiamo a fare il nostro campione facendo il primo ferro tutto a dritto. Quindi prendiamo il filo e lavoriamo tutto a dritto. Fate attenzione col primo, tiratelo bene e lo lavoriamo tutto a dritto. E 10. Quindi il primo ferro è così. Primo ferro e tutti i ferri dispari sono a diritto. Quindi il terzo sarà diritto, il quinto sarà diritto e via dicendo. Il secondo ferro è a coste, un diritto e un rovescio. Un diritto e un rovescio. Si inizia con il diritto. Un diritto e un rovescio. Un diritto e un rovescio. Un diritto. Vedete, lavorare con il filo doppio non preclude la lavorazione, vedete, esattamente uguale. E terminare con un rovescio. Quindi ricordatevi tutti i punti che voi farete di tutti i vostri pannelli, che adesso vi farò vedere, devono avere i punti pari. Tutti i ferri dispari a diritto e tutti i ferri pari un diritto e un rovescio. Finito, è tutto qui. Quindi terzo ferro è un dispari, io lo lavoro a diritto. Adesso vi faccio vedere anche come non stare lì non è necessario che state lì a guardare che numero di ferro è,
Se voi non siete soliti contare i giri, ma vi consiglio di farlo, di avere un contagiri e di utilizzarlo. Però vedete, il terzo ferro lo lavoro immediatamente e faccio tutti diritti. Quarto ferro è un ferro pari, quindi inizio con il diritto, un diritto e un rovescio, un diritto e un rovescio, un diritto, un diritto, un diritto e un rovescio. Ora dobbiamo fare il ferro tutto a diritto, lavoriamo per circa un 10 cm, ci fermiamo, chiudiamo le maglie e facciamo il nostro campione. Ovviamente con 10 punti il nostro campione sarà velocissimo, è molto comodo perché con soli 10 punti anche fare i conti sarà molto semplice. Vi faccio vedere, io ora stavo per lavorare il ferro un dritto e un rovescio, però quello che vi voglio far vedere adesso, un attimo, questo lo rimetto dove era perché mi sono dimenticata, ok? Vi faccio vedere come verificare che siete dal lato giusto. Questo è il nostro rovescio dove noi andiamo a fare i ferri pari, quindi un diritto e un rovescio. Questo è il nostro diritto dove noi andiamo a lavorare tutti i diritti. Vedete com'è differente? Ma poi ve lo farò vedere meglio. Quindi quando io mi trovo che il lavoro lo vedo a diritto, io so che sono in un ferro sicuramente dispari e dovrò fare tutti i diritti. Poi ve lo farò vedere meglio a campione finito. Vedete tutti i diritti. Faccio tutti i diritti, anche perché lo vedo che io devo fare tutti i diritti, perché ho la costa a maglia rasata. Questo è un punto dove ha la costa a maglia rasata e la costa a grana di riso. Per chi lavora spesso ai ferri sa di cosa sto parlando. Invece quando mi trovo che vedo questo lato qui che sembra un po' tutto a grana di riso, un po' tutto disordinato, questo è il rovescio e il rovescio me lo trovo nei ferri pari dove devo andare a lavorare un diritto e un rovescio. Sapere sempre com'è il lavoro dal lato di lavorazione del ferro, vedete? Questo è il mio diritto. Qui ho la maglia rasata e continuo, quindi ora ho la maglia rasata, ho la parte del diritto del lavoro, quindi sono senz'altro in un ferro dispari, lavoro tutto a diritto. Anche perché se vi sbagliate poi lo notate subito, perché la coerenza del punto viene subito meno. Quindi. Io direi che per il mio campioncino posso già chiudere, quindi passiamo, chiudiamo le maglie, passiamo la prima maglia senza lavorarla, lavoriamo la seconda e la prima gliela passiamo sopra, ok? Poi senza tirare troppo, non è necessario,
facciamo così, tutta la chiusura delle maglie. Ok, e l'ultimo vado a chiudere, te lo tiro un po' di più perché se no il ferro mi rimane molle. Ok, questo è così. Ok, questo è il mio campione. Io questo mio campione mi misura 9 centimetri, quello che io avevo già fatto, quindi a me 10 maglie, 10 punti mi danno 9 centimetri, sì, anche in questo caso ovviamente il mio lavato è fermato, ma ha dato precisi 9 centimetri. Ok, quindi io già vi ho preparato lo schema di quello che andremo a fare. Come vedete 10 punti, 10 punti equivalgono a 9 centimetri. Allora ve lo metto bene il foglio e non lo muovo più, ve lo prometto. Allora quello che andiamo a fare appunto è la giacca appunto sabbia, e andremo a fare la parte della schiena e le due parti davanti. Ok, in questo modo. Come vedete è un progetto semplice, adatto anche a chi non è abituato a lavorare i ferri, perché non andremo a fare, essendo una giacca, io non andrò a fare il, diciamo, lo scalfo delle maniche, quindi saranno dritte sia le maniche che anche la parte dove l'andremo a cucire, e la parte che andiamo a cucire è questa, sia qui che ovviamente qui, perché questo è lo scollo della parte davanti. Quindi abbiamo due parti davanti e una dietro. Per quanto riguarda le misure, io vi ho fatto un piccolo schemino. Per la S dobbiamo fare la schiena di 50 cm, le due parti davanti tutte e due di 28 cm, questi due punti. Per la M 55 cm e le parti davanti 30 cm,5, perché si chiuderanno una sopra l'altra. Per la L 59 cm la schiena e le due parti davanti 32,5. Questo è il davanti destro e questo è il davanti sinistro. Perché mentre nella schiena lavoreremo in maniera dritta, senza diminuire, senza fare nulla, nella parte davanti faremo due modifiche che vi farò vedere dopo. Intanto andiamo a fare le misure. Io ho detto che 10 punti equivalgono a me a 9 centimetri. Ho fatto il mio conto 10 per 50 perché io andrò a fare una S, quindi questa misura è della S, questa è della M, ovviamente S, M, L. Ho fatto un 4, non so perché, vabbè, poi l'ho messo qui. 10 per 50 che sono i centimetri che io devo andare a lavorare, diviso 9 che è il mio campione. Ok, mi danno 55,55. Io per la S caricherò 56. Ok, ve l'ho scritto anche qui. Per la M caricherò 62, avendo fatto lo stesso calcolo, 62 punti, perché mi viene 61, mi viene 55, mi viene 65, ma io lavorerò punti pari. Vi dico un'altra cosa, io la mia parte della schiena l'ho già fatta, ho dimenticato il vivagno, vabbè, non succede niente, quindi avrò la cucitura, diciamo che la linea della cucitura è da una parte in un modo e da parte in un'altra, adesso ve lo faccio vedere. Voi ricordatevi il vivagno e fatelo come meglio vi conviene per la cucitura. Io solitamente
le maglie le cucio con il punto invisibile, quindi potete scegliere o di fare un diritto e un rovescio, cioè sì, tutti diritti, sia di andata che di ritorno, lavorando il primo punto e l'ultimo punto tutto a diritto, oppure altri vivagni come può essere il non lavorare il primo punto e lavorare a rovescio l'ultimo, insomma, vedete voi per il vivagno. Io l'ho dimenticato, però ve lo scrivo qua: più 2 di vivagno, più 2 di vivagno, più 2 di vivagno. Il davanti 32 punti per la S, 34 punti per la M, 36 punti per la L, sempre utilizzando le mie stesse misure. Poi dopo voi questo calcolo qui, se a voi vi viene in un altro modo, tipo il mio filato, perché vi dico che è semplice adattare ad altri filati, perché se io faccio il campione e so fare il mio conto, è semplicissimo, cioè dopo io posso usare lo stesso progetto con qualunque filato e qualunque numero di ferri. Io utilizzerò ferri 9. A me viene 9 centimetri, se a voi venisse 12, 15, 5 o quello che è lo stesso calcolo, è identico, solamente che dovete cambiare questa parte qua, che è la misura del campione. Le maniche, uguale, le maniche le andremo a fare come un rettangolo, identico, di 40 centimetri la S, 42 la M e 44 la L, quindi S, M, L. E la altezza, la lunghezza, io andrò a fare 55, ma probabilmente mi fermerò prima, fermatevi prima dei 55 del punto, 56 e 57, uguale ovviamente, le parti davanti sono lunghe uguali e le maniche saranno S44, 45 e 46. Finito qui. Queste sono le misure. Io sono andata un po', non so se sono andata rapida o lenta, vi lascio in sovrimpressione questo, se volete ci fate uno screenshot, quello che volete, e ora vi faccio vedere la mia parte della schiena, a che punto sono arrivata. Vi faccio vedere come è venuta la mia parte di dietro e vi faccio vedere anche il vivagno di cui vi parlavo. Qui è venuta la catenella e qui è venuta la, diciamo, quello che viene quando si fa un diritto e un rovescio, ma va bene lo stesso, perché io quando andrò a cucire alla fine cucirò col punto invisibile e andrò a prendere la parte del filino qua e quindi non importa che c'è sia qua che qua, quindi diciamo che il vivagno probabilmente non l'ho ritenuto neanche troppo necessario. Allora, arrivata ai miei 55 centimetri della S che io vado a fare, quindi la lunghezza della giacca 55 centimetri, quello che io devo andare a fare adesso è dividermi i punti. Vi spiego subito quello che io vi ho fatto qua. Vedete che c'è 18, 18, 17, 17, 16, 16. Cosa significa? Che io devo lasciare 16 centimetri da una parte, 16 dall'altra, e nel centro andrò a lavorare a punto legaccio per circa 3-4 centimetri. Come faccio? Allora, innanzitutto io ho 56 punti, ok? Quindi posso fare semplicemente il calcolo molto molto semplice, 10, non so se si vede, per mettere la misura qui dei centimetri di cui ho bisogno, i 18 uguale diviso 9 che era il mio campione, e sono 20 punti, mi danno 18 maglie. Cosa succede? 18 centimetri, scusate. Cosa succede? 20 di qua, 20 di qua lavorati a punto sabbia, e quindi quelli che rimangono, che sono 20, che sono 16, scusate, 16 punti, io li lavoro a legaccio. Andiamo subito. Innanzitutto un diritto, un rovescio, diritto,
19 e 20. Ora 16 li lavoriamo a diritto, ok? Quindi non facciamo più il punto sabbia. Quello che dobbiamo andare a modificare è il ferro pari, perché poi il dispari comunque a diritto, quindi facciamo i 16 a diritto, quindi 1 2 3 4 5 6 15 e 16. Ora il mio punto sabbia, ovviamente devo ricominciare dal diritto, e sono 2 4 6 8 10 12 14 16 18 e 20. Ho verificato ovviamente di aver preso bene le misure. Io termino i 16 punti del diritto, però devo fare un altro diritto, perché il punto sabbia mi parte col diritto, quindi un diritto, un rovescio, perché se no perde di coerenza, mi raccomando. Un diritto, un rovescio, un diritto, diritto e rovescio, e ho realizzato la mia modifica. Ora questo ferro lo lavoriamo tutto a diritto e i prossimi facciamo la stessa cosa di quello che abbiamo fatto fino adesso. Fate più o meno 4 giri, suppongo, se avete questa lana qui, e vi fermate. Segnatevelo, perché poi nelle prossime lavorazioni andranno fatti gli stessi giri di punto legaccio per le due parti davanti. Ho finito la mia parte della schiena, ho fatto 6 giri a punto legaccio. Praticamente sono 4 centimetri, io mi fermo. Poi ovviamente dovrò fare la stessa cosa nelle parti davanti. E ora possiamo chiudere le maglie nel modo, diciamo, più classico. Passiamo la prima maglia senza lavorarla, tiriamo bene, e poi facciamo un diritto e la maglia la passiamo sopra, ok? E andiamo avanti così, quindi un diritto e la maglia la prendiamo e la passiamo sopra. Non stringete troppo. Arrivate all'ultimo punto, ovviamente tiriamo un po' il filo. Se volete lasciarlo per cucire, fatelo, ma non è indispensabile. Vedete? Adesso si vede benissimo il dettaglio del punto legaccio, cosa che magari prima non si vedeva bene, ok? Che è la parte dell'apertura del collo praticamente. E possiamo anche vedere come è il nostro risultato. Queste sono le parti che andranno cucite poi con i pezzi davanti. È un bel punto morbido, elastico, ecco perché poi non c'è bordo, ovviamente non si arrotola nulla, e la parte dietro è questa. Vi mostro quello che andremo a fare nella parte destra, perché come abbiamo detto nella parte destra avremo la nostra treccia, mentre nella sinistra quello che andremo a fare saranno i primi 4 punti a legaccio e tutto il resto appunto sabbia. Quindi qui invece nella parte destra dobbiamo suddividere i punti. Io ho 32 punti, i primi 4 punti li farò a legaccio, che sono questa parte qui, ok, del bordo, perché questa andrà cucita con la parte di dietro, con la schiena, quindi il bordo avrà 4 punti a legaccio, ok, che sono questi 4 punti a legaccio. Poi avremo 9 punti a punto sabbia, quello che abbiamo lavorato fino adesso, che sarebbe i ferri dispari tutti a diritto, i ferri pari un diritto e un rovescio. 10 punto treccia è la maglia rasata, quindi 10 punti a maglia rasata. Che significa maglia rasata? Un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio, cioè lavorando i punti esattamente come si presentano, e poi altri 9 punti a punto sabbia. Questo mi dà 32 punti. Quindi
Questa è la mia suddivisione. Iniziamo subito il lavoro. Io ho già caricato i 32 punti e vi faccio vedere. Allora, il primo ferro noi ce l'abbiamo tutto a diritto, anche con il legaccio, quindi ferri, primo ferro diritto, tutto a diritto, e lo lavoriamo, perché sia nella maglia rasata, sia nel legaccio, sia il punto sabbia, il primo ferro è tutto a diritto. Ora è molto importante che voi vi segnate i giri. Allora, io ho fatto il primo, ok, ora inizio il secondo, mi segno semplicemente 2. Il secondo ferro sono i ferri a rovescio, quindi facciamo subito qui nello schema. Nel primo ferro, quindi, e tutti i ferri dispari, quindi ferri dispari, il lavoro andrà in questo senso. Nei ferri pari andrà in quest'altro, ferri pari. Quindi inizierete con i 9 punti sabbia e finirete con i 4 legaccio. Nei ferri dispari inizierete con i 4 legaccio e finirete con i punti sabbia. È molto importante questo, quindi sapere a che punto sono e saperlo riconoscere, ma poi avanti nel lavoro solo ad occhio già lo vedrete. Ma per quanto riguarda la treccia, noi abbiamo bisogno adesso di arrivare al 13° ferro, dove andremo a fare l'incrocio. Quindi abbiamo bisogno di 12 ferri a maglia rasata, ok? Quindi ora facciamo il secondo e vediamo subito come lavorarlo con la suddivisione dei punti. Mi raccomando, segnatevi i giri, perché dovete avere 13 ferri a maglia rasata. Abbiamo i 9 punti sabbia, siamo nel ferro pari, abbiamo i 9 punti sabbia. Allora, vi avvicino un po' la telecamera, se no esco dall'inquadratura. Quindi 9 punti sabbia significa un diritto, un rovescio, 2, 3, un diritto, un rovescio, 4. Questo è il nostro punto sabbia, un diritto, un rovescio, 6, 2, 4, 6, 7, 8 e 9. Ovviamente finiamo il punto sabbia col diritto perché non abbiamo i punti pari ma li abbiamo dispari. Ora, dopo i 9 punti sabbia abbiamo i 10 punti treccia, che significa maglia rasata. Abbiamo i ferri esattamente come si presentano. Ci si presentano al rovescio, quindi nei ferri pari noi avremo 10 punti a rovescio, nei ferri dispari 10 punti a diritto. Quindi 1, 2, e 10 punti. Questa è la nostra maglia rasata. Ora abbiamo altri 9 punti e punto sabbia, quindi 1, e 9, e se ho lavorato bene mi avanzano 4 punti che io devo fare a punto legaccio. Il punto legaccio sono tutti diritti, al di là di come mi trovo i ferri, quindi ce li ho a rovescio, non importa, il punto legaccio mi serve tutto a diritto. E abbiamo finito il secondo ferro. Ora il terzo ferro è un ferro dispari, quindi quello che noi dobbiamo guardare, lo segniamo, che stiamo facendo il terzo, è ovviamente questo lato, cioè noi andiamo così. E sappiamo che nel nostro punto sabbia i ferri dispari sono tutti a diritto, e mentre i ferri pari sono tutti a un diritto e un rovescio. Quindi la prima parte è il 4 punti legaccio, li lavoro a diritto. 1, 2, 3, 4. Poi ho i 9 punti a punto sabbia e essendo io nel ferro dispari devo lavorare tutto a diritto, quindi 1, 2, 3, 8, 9. Il punto treccia è la maglia rasata, sono 10 punti a diritto, 1, 2, vedete che è a diritto, e 10.
e punto sabbia tutti a diritto. Quindi, come possiamo ben capire, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Anche questa parte è semplicissima, perché anche nella parte dove noi andiamo a fare la suddivisione per la maglia rasata, vedete la maglia rasata come è evidente? Questa è la maglia rasata, questo è il punto sabbia e questo è il punto legaccio, che adesso lo andiamo a vedere bene. Siamo soltanto al terzo ferro, però come potete vedere i ferri dispari sono da lavorare tutti a diritto. La differenza sarà nei ferri pari, che è proprio il ferro che andiamo a fare adesso insieme. Il quarto è ferro pari, quindi noi iniziamo dal punto sabbia. Questo significa che dobbiamo fare 9 punti con il punto sabbia, il ferro pari, che è un diritto, 1, il rovescio, 2, un diritto, 3, un rovescio, 4, un diritto, 5, un rovescio, 6, sono 9, li contiamo, 2 4 6 8 9, punto sabbia. Il punto treccia, che la maglia rasata, quindi quei punti che ci servono, i 10 punti che ci servono per la treccia, li lavorerò come si presentano, cioè a rovescio. 1 2 10, 9 punti a maglia a punto sabbia, quindi un diritto e un rovescio, 1 2 e 9, e il punto legaccio che viene lavorato sempre a punto diritto, quindi 1 2 3 e 4. Quindi la differenziazione dei punti, la differenza dei punti di lavorazione è soltanto nei ferri pari, e come potete vedere adesso nel dispari abbiamo tutti i diritti, perché 4 punti a legaccio diritto, il punto sabbia, i ferri dispari sono a diritto, nella maglia rasata i ferri dispari sono a diritto e ancora il punto sabbia a diritto, quindi tutti i ferri dispari a diritto, tutti i ferri pari, la suddivisione dei punti. E ora noi nel quinto ferro, che è il ferro dispari, lavoriamo tutto a diritto e andiamo avanti. Penso che la spiegazione è stata più che esaustiva. Voglio dirvi soltanto una cosa: arrivate al 12° ferro, quindi al rovescio, e fermatevi, perché dal il 13° ferro è dove iniziamo la nostra treccia. Sono arrivata, come vedete, al punto, al 13° ferro, io devo fare il 13°, e ora possiamo apprezzare anche la differenza di lavorazione. Vedete, punto sabbia, la parte che mi serve per fare la treccia e il bordo appunto legaccio, che è questo bordo elastico che è molto molto carino. Ora dobbiamo realizzare la nostra treccia, e la dobbiamo realizzare qui nel centro. Quindi cosa andiamo a fare? Essendo un ferro dispari abbiamo tutti i punti a diritto, ma qui dobbiamo ovviamente incrociare i punti. Allora lavoriamo i 13 punti che abbiamo per primi a diritto. Iniziamo quindi contando i nostri 4 abbiamo la nostra parte che non c'entra nulla con la treccia. Ora quello che dobbiamo fare è prendere il nostro ferro ausiliario, spostare 5 punti su questo ferro, quindi 1 2 3 4 5, lasciarlo in sospeso sul davanti e lavorare i successivi 5 punti a diritto. Ok, quindi 1 2 3 4 e 5. Ora quello che potete fare è o lavorare direttamente con questo ferro, oppure ripassare i punti sul ferro. Allora, per lavorare direttamente basterà
lasciare in sospeso questo ferro un momento e lavorare qui, ma questo io non lo farò perché questo ferro ausiliario è un po' più piccolo del mio, quindi è un po' scomodo, quindi io ripasso i punti, prima li giro ovviamente, prima giro il ferro, mi ripasso i punti sul mio ferro. Scusate, sono un po' scomoda. 2, ovviamente facendo attenzione che questi non mi scappino. 3, 4 e 5. Li ripasso sul ferro, ok, e li lavoro a diritto. È un po' più scomodo rispetto a lavorare, io di solito li lavoro direttamente sul ferro ausiliario, ma va bene anche così. 1, 2, 3, 4 e 5 e abbiamo incrociato, ok? Adesso vi farò vedere e ora lavoriamo a diritto tutto il resto del ferro come è il nostro lavoro normalmente, lo lavoriamo tutto a diritto. Considerate anche che i ferri in legno che ho io sono anche meno scivolosi, quindi per fare le trecce non sono proprio l'ideale, però ci va un pochino di pazienza in più. Come vedete, la parte di treccia iniziale è già stata eseguita. Adesso noi siamo arrivati al nostro 13° ferro, ok? Dovremmo lavorare il 14°. Io ritorno al 2, quindi il primo ferro io l'ho lavorato che sarebbe il 13°, io ritorno al 2 e faccio 14, devo arrivare al 26°, ovviamente, perché io farò il 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25°, cioè ovviamente, perché dobbiamo farlo nel ferro dispari. Io li metto uno sotto l'altro in modo tale che quando arrivo qui farò di nuovo la stessa cosa. Questa treccia andrà tutta lavorata così. Quindi vi lascio andare avanti da sole guardando un attimo soltanto il 14° ferro che è il rovescio per vedere come vi trovate con i punti della treccia e poi si può andare avanti da sole. Quindi essendo un ferro pari io inizio dal punto sabbia che ormai vedo, ormai lo vedo, quindi 1, e 9, cioè un capello che ho lavorato insieme. Ok, ora i punti lavorati della treccia sono i nostri 10 punti alla maglia rasata che significano adesso al rovescio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Possiamo apprezzare anche dalla parte al rovescio che qualcosa è differente da prima. Adesso abbiamo i nostri 9 punti a punto sabbia. E 9 e i nostri punti a legaccio che sono tutti a diritto, quindi 1, 2, 3 e 4. E questo era il 14° ferro che corrisponde al secondo. Vedete? Abbiamo il nostro incrocio. Ora lavorando normalmente fino al 13° giro si vedrà meglio la nostra treccia e andiamo a fare il 15° e così fino al 25° abbiamo detto, dove andrete a fare la stessa cosa della treccia che abbiamo fatto prima, quindi se non ve la ricordate tornate indietro, ma è molto semplice. E
Quando arriveremo a praticamente quando arriverò al punto in cui farò le diminuzioni per lo scollo, ci rivedremo, che vi dirò anche i centimetri e tutto il resto. Ora andate avanti per un po'. Eccomi di ritorno. Come vedete io ho praticamente già fatto quasi tutta la parte destra, e questo è il dettaglio della treccia con il bordo. Questo ci sarà anche nella parte sinistra, e non ci sarà la treccia, ma andiamo per gradi. Io sono arrivata, qui vedete segnati dei giri perché ho dovuto sfilare, perché avevo dimenticato di registrare. Ho realizzato il ferro numero 81, che era tutto a diritto, e ora devo fare l'82esimo, ed è il punto in cui io andrò a fare una modifica. Allora, per realizzare i miei 55 centimetri nella schiena, io ho fatto 90 giri. Ora sono all'82esimo, devo fare l'82esimo, e andrò a fare 6 giri a punto legaccio in tutta questa parte qui, perché deve avere coerenza con il collo. Dopodiché, quindi 82, 83, 84, 85, 86, nell'87esimo giro. All'87esimo giro io chiuderò dei punti e andrò avanti fino al 90esimo lavorando gli altri normalmente, ma andiamo per gradi. Adesso nell'82esimo giro, vi volevo un attimo, prima di terminare, questi sono i miei appunto giri fatti, e questi cerchiati sono i punti dove io ho fatto le trecce ogni 12 giri. Ora nell'85esimo, quando ci arriverò, continuerò a fare la treccia, perché quella non viene modificata dalla variazione. Praticamente io ora dovrei fare questo, devo fare questo. Innanzitutto lavoro normalmente fino a questo punto qui, 13 punti che sono, ve lo spiego meglio, i 13 punti che sono i 4 del legaccio più gli 11 del punto sabbia dell'inizio, quindi della parte che va questa parte, e ovviamente essendo io sembra la sinistra ma è la destra effettivamente, quindi la parte che va sul petto, diciamo, io lo andrò a fare adesso tutto a punto legaccio. In che modo? Semplicemente non lavorando il punto sabbia in quei 9 punti lì finali, ma semplicemente lavorando tutto a diritto. Quindi questa è la parte che va sul costato, diciamo così, sul sottomanica, e lo faccio normale, quindi un diritto, un rovescio, e 9. Ora lavoriamo i 10 punti a rovescio, che sono quelli dove abbiamo fatto la maglia rasata per la treccia. E 10. E adesso questi 13 punti li farò tutti a punto legaccio. In che modo? Semplicemente lavorando tutti a diritto. 1, 2, 3, 4, 5, e 13. Non vi dico altro perché ora è semplice. Ora i ferri pari, quindi ho lavorato l'82esimo, che era questo, dall'82esimo adesso lavorerò fino all'87esimo, fino all'87esimo lavorerò in questo modo, e poi ci rivediamo che vi faccio vedere come andare avanti. Quindi fate anche voi lo stesso e ci vediamo dopo. Devo lavorare l'87esimo ferro. Come vedete questo è il mio punto legaccio, ho lavorato tutto a diritto, a differenza di qui che lavoravamo a punto sabbia, e ora dobbiamo chiudere i primi 11 punti. Ne abbiamo fatti 13 a punto legaccio, ne chiudiamo 11.
come li chiudiamo? In questo modo. Passo il primo senza lavorarlo, lavoro il secondo, ok, e chiudo. 2, 3, e 11. Lo faccio nell'87° ferro perché giustamente mi trovo davanti, in modo tale da non avere troppi problemi nella chiusura. Ora controllo di avere i punti che avanzano, cioè da 32 togliendone 11 ne devo avere 21, se ne ho uno in più chiudo anche un altro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, quindi perfetto. Ho chiuso i miei 11 punti e ora lavoro tutto a diritto. Vedete, abbiamo fatto questa sorta di scollo, quindi ci vediamo quando io avrò chiuso questa parte, che ve la faccio vedere terminata, e incominciamo la parte sinistra, che poi andrà avanti come questa, però senza la treccia. Ovviamente voglio farvi vedere i due punti rimasti dei 13, noi continuiamo a lavorarli a legaccio, quindi 2 punti dopo i rovesci fatti per la maglia rasata della treccia, li lavoriamo sempre a diritto, quindi gli ultimi 2 nell'88esimo e i primi 2 nell'89esimo, ok? Quindi io ora questi 2 li lavoro a diritto e tutto a diritto. Questo ve lo volevo precisare a scanso di equivoci. E ora al 90esimo chiudiamo tutto, quindi il primo lo passo senza lavorare e tutti gli altri li lavoro e ci passo sopra quello precedente. Ed ecco come si presenta la parte destra una volta terminata. Vi volevo far notare questo dettaglio, no, del collo. Se lo mettiamo uno sull'altro, come vedete, c'è questa coerenza. Quando poi lo andremo a indossare sarà così ed è molto bella. Faremo la stessa cosa nella parte sinistra. Io ho già caricato i miei 32 punti, fatto il primo ferro a diritto, e ora, se prima i 4 punti a legaccio ce li stavamo trovando per ultimi, li facciamo per primi perché devono essere dall'altro lato speculari. Io già inizio a scrivere i miei giri, ho fatto l'1, ora vado a fare il 2, lo facciamo subito. 1, 2, 3, 4 e tutti gli altri 28 a punto sabbia. Cosa significa? Un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio, e questo lo fate praticamente per tutti i 90 giri. Ferri dispari tutti a diritto, ferri pari 4 punti a legaccio e tutto il resto a punto sabbia. Questo è tutto quello che dovete fare. Ovviamente quando arriverete al punto in cui voi, per la precisione, io sono arrivata all'81esimo, ma voi potreste aver fatto un altro tipo di lavorazione, lavorate esattamente come abbiamo lavorato per la parte destra. Ora tutti i diritti, nel terzo ferro farò di nuovo la parte del legaccio prima rispetto alla parte destra dove la facevamo dopo, e basta. Quindi ci vediamo quando io ho finito anche questa parte qui, che vediamo come fare le maniche e poi dovremo cucire semplicemente. A dopo. Sono arrivata all'87esimo ferro anche di questa parte, vedete qui non c'è la treccia e c'è soltanto il bordo a legaccio, e ho fatto già i 3 giri, cioè i 6 giri di punto legaccio. Adesso dobbiamo diminuire da questa parte 11 punti come abbiamo fatto di qua, però giustamente devo farvelo vedere perché
Mentre diminuire da questa parte è molto semplice, cioè diminuire da quest'altra può essere un po' complicato per chi non sa come si esegue questa diminuzione, ma vedrete che è semplice anche questa. Quindi abbiamo 32 punti, ne dobbiamo diminuire 11, quindi al 12esimo, quando mancano 12 punti ci fermiamo. 2, 6, 8, 10, 12, qui ci fermiamo, ok? E vi spiego subito perché. Intanto lavoriamo a diritto i nostri 20 punti. Se volete potete usare anche un marcatore, lo mettete, ok? E passiamo senza lavorare i punti, senza lavorarli, tutti e 12, perché ne dobbiamo diminuire 11, quindi ne dovete mettere sempre uno in più. Quando ne avete 2 sul ferro di sinistra, iniziate la diminuzione, che significa prendo il primo, cioè l'ultimo in questo caso, e lo passo sopra il penultimo. Questo abbiamo 2 fili, quindi bisogna fare molta attenzione, lo tenete, ok? Passate, poi passate l'altro punto e fate la stessa cosa, vedete? Passate l'altro punto e fate la stessa cosa. Questo è il nostro ultimo. Ok. E ora, perché 12 noi ne abbiamo fatte 11, questo punto ci rimane, lo lavoriamo a diritto e abbiamo finito. Come vedete abbiamo diminuito di questi 11 punti anche il nostro lavoro. Ora abbiamo l'88esimo ferro, lavoriamo come l'altro, cioè fino a 90, io a 90 chiuderò e ho finito, ok? Ora ovviamente ho i primi 2 punti dei 13, noi gli 11 li abbiamo chiusi, i 2 punti a legaccio continuiamo a lavorarli a legaccio, quindi diritto, poi tolgo il marcatore, ovviamente non mi serve più, 1, 2, e lavoriamo poi il punto sabbia normalmente. Il lavoro così risulterà uguale, vedete, perfettamente uguale. E allora andiamo avanti e ci vediamo dopo, quando dobbiamo iniziare le maniche, ed eccomi di ritorno con una manica già finita. Come vedete io ho scelto di fare la treccia interna, quando poi la vado a chiudere questa rimarrà sopra. Quando andremo a cucire ovviamente questa ci rimarrà sopra, e l'ho fatta esattamente di 48 centimetri. Infatti ho fatto 79 giri. Vi dico subito le misure della mia. Io ho caricato 44 punti, vediamo se si vede, 44 punti. Ho scelto di fare la treccia di 6 punti e non di 10, come potete vedere è più piccolina. Ogni 10 giri, iniziando dal nono, inizio la treccia
al nono giro, che è il dispari, per il quale poi noi andiamo a fare, nel quale noi poi andiamo a fare il tutto il diritto. Quindi dovete fare comunque l'inizio della treccia, cioè l'intrecciare i punti nel diritto. Quindi io faccio al nono, al 19esimo, al 29esimo, fino a quando io ho chiuso. Quindi io ho chiuso prima di fare l'ultima intrecciatura, quindi nel 79esimo giro. Questo è quello che ho fatto io. Per decidere di come fare la treccia, quando iniziare, fate una cosa semplicissima. Fate i vostri punti, i miei sono 44, meno i 6 della treccia, ne facciamo da 3 e 3, quindi mettete in sospeso 3 sul davanti invece che 5 e lavorate la treccia come abbiamo già visto. E 38 punti rimangono. Questi 38 punti vanno divisi per 2, cioè questi sono i 6, di qua e di qua dobbiamo avere gli stessi punti. Quanti punti abbiamo? 19. Quindi ora caricate i vostri punti per arrivare a 20 cm più o meno, 18-20 cm. Di solito per una S 18-20 cm è perfetta, per una M 19-21 anche, e per una L tra i 20 e i 22, 24, no, fate voi, però fatevi il calcolo come vi ho fatto vedere all'inizio e ci vediamo quando sarà il momento di cucire, che decideremo insieme come farlo. A dopo. Eccomi di ritorno, io ho già cucito una parte del davanti, ora cuciamo insieme quest'altra parte e poi man mano cuciamo i pezzi. Adesso vi faccio vedere. Posizionate il rovescio del lavoro sul tavolo e il diritto verso di voi. Noi andiamo a cucire a rovescio. La parte da cucire la mettete con il rovescio verso di voi, quindi il diritto sarà sul diritto. Vi posizionate. Io qui ho già dei fili abbastanza lunghi da poter usare, perché ricordatevi che per cucire almeno dovete avere il filo lungo almeno 4 volte il lavoro, vedete? Quindi io utilizzerò uno di questi fili che avevo lasciato, gli altri li andrò a bloccare e utilizzerò un solo filo, non è necessario utilizzarne due. Fate qualche punto in più per bloccare, ok? E questa è l'altra cucitura, ok? Ok, quindi le due parti davanti sono fatte. Adesso per le maniche prendiamo innanzitutto una parte, io ho un tavolino piccolo purtroppo per registrare, ok? Prendiamo una parte, se vado più comoda con questa, sì. Prendiamo questa parte qua, ok, e dobbiamo mettere la manica proprio al centro. Io lascerò la parte dove ho iniziato nel fondo, nel polsino, mentre la parte che ho chiuso la andrò a mettere praticamente così, però a rovescio ovviamente. La dovete mettere al centro, quindi contate i punti della treccia, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questi sono i punti della treccia. 2 qua, allora 1, 2, allora, tenete una mano sul primo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi al terzo 1, 2, 3 qui deve corrispondere, ok? Quindi mettete un marcatore, qualcosa. Io adesso prendo un marcatore
e lo metto nel centro, che la treccia ovviamente voglio che mi parta dalla spalla, ok? Quindi questo punto mi deve corrispondere proprio con la cucitura, ok? E noi abbiamo 44 punti, quindi da una parte ovviamente ne avremo 21 e dall'altra 22. Qui c'è il 22esimo che andrà esattamente qua, quindi da questa parte, e il gioco è fatto. E ora col nostro ago andiamo a cucire. Ovviamente finito di cucire la manica, ora dobbiamo cucire anche i due lati, quindi andrò a cucire anche queste due parti e è inutile vi faccio vedere ancora come cucire, anche perché vi consiglio di cucire come meglio vi piace. Qui non c'è una regola, potete anche cucire con l'uncinetto. Nella maglia Tiffany vi faccio vedere come fare, potete cucire con la cucitura invisibile, potete cucire con la cucitura che preferite, insomma. Ora andate a cucire questa parte delle maniche, quindi i due lati, e come vedete, vediamo se riesco a farvelo vedere, già la maglia ha preso forma, no? Adesso noi andiamo a cucire anche questa parte e la maglia praticamente è quasi finita. Una volta cucita questa parte, dopo andremo a cucire i due lati e fate così da entrambi i lati e poi ci rivediamo per vedere com'è il risultato.